Ciao, in questo video voglio mostrarti come creare oggetti sferici in 3D con Adobe Illustrator. Il procedimento è molto semplice e naturalmente ci può tornare utile per molteplici situazioni diverse, dalle grafiche personalizzate, così come anche alla realizzazione di loghi particolari. Andiamo a vedere subito quali sono le tecniche da adottare per creare oggetti sferici in 3D attraverso l'ausilio di poche semplici mosse. Creiamo un rettangolo molto più largo che alto. In questo caso io ho scelto questo colore, ma naturalmente il colore di riferimento può essere assolutamente soggettivo, insomma dipende un po' da quelle che sono le nostre esigenze. Lo andiamo a duplicare selezionandolo con lo strumento selezione, alt clic del mouse, lo trasciniamo. Gli diamo come riempimento a questo secondo rettangolo il bianco, in modo da andare a creare poi quella differenza di colori tra una sezione e l'altra dell'oggetto sferico finale. Io naturalmente mi sono aiutato con il pannello colore, ma possiamo anche aprire semplicemente la tavolozza e dare da qui il colore al secondo rettangolo. Una volta creato il primo e il secondo, li andiamo a selezionare, di nuovo alt più clic del mouse, li andiamo a duplicare e posizionare direttamente al di sotto dei primi due. Dopodiché CTRL D e andiamo a duplicare la copia e quindi duplicare all'infinito l'ultima operazione eseguita. Raggiunto un certo numero di rettangoli, in questo caso sono 6x6, 6 arancioni e 6 bianchi, quindi preferibilmente pari, andiamo a selezionare il tutto e poi di nuovo alt più clic del mouse andiamo a fare una copia, esattamente come copiamo o cloniamo ciascun elemento che disegniamo dentro l'interfaccia di lavoro di Adobe Illustrator. Abbiamo quindi duplicato la nostra colonna di rettangoli. Mantenendo la selezione attiva, apriamo il pannello rotazione, quindi lo strumento rotazione, andiamo ad applicare una rotazione di 90 gradi. Come possiamo vedere dall'anteprima, dobbiamo ottenere questo risultato. Clicchiamo su OK. Andiamo a spostarlo un po' più su. A questo punto apriamo il pannello simboli, finestra, simboli. Bene, selezioniamo la prima fila di rettangoli, quelli orizzontali, e la trasciniamo dentro il pannello simboli. Diamogli un nome, orizzontali, arancioni. Clicchiamo su OK. E come vedete qui abbiamo salvato il nostro simbolo. Stessa identica cosa facciamo selezionando la fila di rettangoli verticali per intero, come se fosse un unico oggetto, e trascinandola poi nel pannello simboli. Anche qui diamo un nome, in questo caso verticali arancione. Bene, questi due elementi li possiamo nascondere o eliminare. Creiamo un nuovo livello, selezioniamo lo strumento ellisse, shift e clic del mouse andiamo a creare un cerchio proporzionato, quindi perfetto. Assicuriamoci che abbia un colore di riempimento bianco. Poi con lo strumento a rettangolo andiamo a disegnare un rettangolo che taglia esattamente a metà il cerchio, in questo modo. Selezionando con CTRL A tutti e due gli oggetti. In questo caso poi io posso utilizzare due strumenti, o l'elaboratore tracciati, esattamente questo, sotto meno sopra, oppure lo strumento creaforme con Shift M. Con lo strumento creaforme andrò a selezionare tutte le forme e andrò a tagliare e eliminare le forme che non mi interessano, in modo da far rimanere soltanto la prima metà del cerchio, che è quella che mi interessa. Come ottengo il segno meno? Con lo strumento di creaforme, con Alt e poi con clic del mouse andrei a cancellare. L'alternativa, abbiamo detto, selezionando tutte e due le figure, è utilizzare il pannello elaborazione tracciati con la funzione sotto meno sopra. Ed ecco qui. Due tecniche veloci per raggiungere lo stesso risultato. Con il semicerchio definito, colore di riempimento bianco, andiamo ad aprire lo strumento 3D rivoluzione che si trova appunto nel pannello effetto 3D rivoluzione.
Rivoluzione è una delle tre modalità di realizzazione e oggetti in 3D che Illustrator e Photoshop mettono a disposizione. Gli altri due che non utilizzeremo in questo video tutorial sono estrusione e smusso e rotazione. Noi andiamo per questo scopo a utilizzare lo strumento 3D rivoluzione. Apriamo e ci troviamo la finestra appunto di creazione del nostro oggetto 3D che appunto definisce l'oggetto nei tre assi, verticale, orizzontale e di profondità, x, y e z. Quindi lunghezza, larghezza e profondità. La prima cosa da fare è andare a dare il tipo di asse, quindi il tipo di posizione in base all'asse. A noi interessa questa, cioè isometrica basso. Poi su anteprima possiamo vedere come viene l'oggetto che stiamo disegnando. Assicuriamoci che il bordo sia quello destro in modo da avere una visione frontale dell'oggetto in lavorazione. Per ultimo andiamo a cliccare su Applica grafica. In questo modo gli diamo delle facciate alla sfera 3D, all'oggetto 3D. Si aprirà il pannello simbolo che di default dà su nessuno. Se lo apriamo, che possiamo tranquillamente trovare i due oggetti disegnati in precedenza, verticali arancione, verticali orizzontali arancioni. Andiamo ad applicare verticale arancione. Dopodiché andiamo ad adattare il disegno lungo l'oggetto sferico, tutto attorno all'oggetto sferico e avremo, come vedete dall'anteprima, il nostro primo elemento sferico in 3D realizzato con il simbolo creato in precedenza. Diamo l'ok e di nuovo ok. Andiamo a duplicare questo oggetto e a cambiare la sua facciata, quindi ciò che come grafica lo va a ricoprire per l'intera superficie tridimensionale. Alt, clic del mouse. Come vedete è il semicerchio che definisce la forma e permette lo spostamento. Andiamo dal pannello aspetto, andiamo a cliccare sull'effetto applicato rivoluzione 3D con grafica, la grafica è appunto la facciata che gli andiamo ad applicare, cliccando sempre su anteprima, andiamo su di nuovo applica grafica, il resto delle impostazioni di default restano le stesse perché ovviamente abbiamo clonato l'elemento precedente, di nuovo su applica grafica, andiamo ad aprire la finestra dei simboli e in questo caso andiamo ad applicare un'altra facciata, cioè orizzontali arancione. Andiamo ad applicare e ad adattare all'intera superficie questa nuova grafica ed ecco il risultato. Ok, ok. Per meglio gestire questi due oggetti sferici in modo da non utilizzare più il pannello dello strumento rivoluzione 3D, ma per esempio per fare modifiche di stile meno invasive, quindi più leggere, possiamo andare a tracciare entrambe le sfere, entrambi gli elementi in 3D, semplicemente selezionandoli entrambi, poi andando sul menu oggetto, espandi aspetto. Ed ecco che abbiamo tracciato e vettorializzato i nostri elementi in 3D. Ciao, grazie e alla prossima!